Bella a tutti ragazzi, sono il vostro Manu The Death, bentornati qui sul mio canale. Bene, sono qui con Alessandro che vi ho già introdotto nel video che abbiamo visto per quanto riguarda il tuo negozio Game Evolution. Ciao a tutti ragazzi. Sono qui nella sua stanza del piacere, o meglio dovrei dire le stanze del piacere, perché Alessandro, a differenza mia, non ha una collezione in una stanza ma ha più stanze di collezioni. Sì, diciamo che io negli anni ho cercato di difendermi onestamente, ma confronto a persone come lui c'è da piangere. E a tal proposito vi consiglio di mettervi da parte una bella scatoletta di fazzoletti, perché ci sarà da lacrimare in questo video. Bene, detto questo, Ale, portami in giro nella tua bella collezione, fammi stare male, fammi venire qualche crampo allo stomaco. Proviamoci. E facciamo i nerd come tanto ci piace. Ale, partiamo dal banco dei ragazzi pericolosi. Qui c'è veramente un sacco di carne al fuoco che già ti invidio un sacco. E abbiamo solo iniziato il video, ragazzi, mi sa che qui dirò che ti invidio un bel paio di volte. Beh, si parte col Divers. La batteria è da cambiare su tutti. Io capirai. Che bello che è il Divers. Il controller, questo può metterlo anche normale, non il suo, se uno vuole. È vero che si illumina? Sui lati. Ah, ma dai, guarda. No, più forte il rumore, più Fallo, muovi. Che storia. Più forte, capito, poi diventa. Sì, poi segue il ritmo musicale Esatto. anche dei giochi. Poi c'hai l'UX Sì. 20, questo ce l'ho anch'io, che ho preso guarda caso da te. Infatti. Gran macchina. Questo è il VHD. Il VHD, quello che legge quelle cassette speciali, Il giusto? super dischi. O i super floppy, dischi. esatto. Ok. Qui c'è un Famicom Box per hotel. Sì. E qui sopra c'è il Sega Tera Drive, che era poi l'idea Sega di portare appunto un computer, Sì. ma mascherarlo un po' da videogioco. Infatti sì, perché c'è anche flop. Lo schermo è fantastico. Poi tra l'altro, se non sbaglio, il Tera esce a 31 kHz. Sì. Quindi una delle poche macchine dove hai la possibilità di vedere i giochi del Mega Drive a 31 kHz. Hai voglia che si vede meglio, cioè È un veramente. bello schermo, non è bello quanto il KD, ma però si vede la differenza con il mostro sacro. Wow. Sì. Sì, è tanta roba. Questo è lo schermo da bar. Anche questo è 31, giusto? È uguale, solo che c'è il schermo migliore. Wow. Sotto c'è il Super Famicom Box, questo l'avevo portato anche sul mio canale. Qui c'è roba che non avrò mai, Questo come è l'Itachi Navi. Gioiellino. Io ho la versione da poveri, quella tutta nera, ma che un giorno vi porterò, col suo bello schermettino. Ma mai Poi sotto il quanto 3DO, e questa è probabilmente la cosa più rara che ha anche qua in mezzo. Probabilmente sì. Qua davanti si apre, Si questo apre? viene giù Ah? e si cambia i 6 dischi qua davanti. Ah, ce li aveva Il dentro. Saturn, sì. Sì, E sì. a quel punto è un charger disc con la monetina. Eh? E negli hotel si metteva questo Saturn Hotel Deck, detto, che è molto più raro del famoso Hotel Deck Neo Geo, che alla fin dei conti si vede una volta tanto. Questo Quello sì, questo io non l'avevo, cioè lo conoscevo ma dal vivo non l'avevo mai visto. Il controller è un controller del Saturn di 5 metri di cavo, così che te ci potete giocare Ah, da sì, poltrona. sì, giustamente per non Perché farti, l'apparecchiatura per da non sopra- farti stare appiccicato. Beh, bellissimo setup. Quindi qua comunque tu giochi Sì. e smanetti. Ottimo. Mettiti in tutte le pose che vuoi, Ale. Così. Anche così. Ti piace? Fino a sto punto. Dai, raccontami come è iniziato tutto questo, il motivo per il quale è iniziato. È lunga la cosa, però magari cerco di abbreviare. È lunga, ma ci divertiremo a farlo, a raccontarlo. Cioè, Iniziare, ascoltarti, sì. ecco, più che altro. Iniziato intanto come domanda, è una cosa molto complicata, perché ho iniziato come giocatore o ho iniziato come collezionista, che sono due domande diverse. A livello proprio collezionistico. Ah, Come è ok. iniziato? Perché ad esempio io sono partito già un po' così, Ok. perché da piccolo avevo le cose che mi sono tenuto, che i miei negli anni mi hanno comprato, mi hanno regalato. Cioè, sono già un po' partito collezionista. Però seriamente poi ho iniziato a farlo nel 2005. Quindi ti posso Tu dire quando- che è uguale a te. Ah, ok. Quindi almeno quella Tale e cosa- uguale. Però tu in che anno? Tu prima Io sicuramente. considero che ho iniziato a, diciamo, accumulare, perché all'inizio era un Eh. accumulo più che una collezione, almeno come la vedo io. Ok. E ho iniziato a accumulare, quindi a non vendere, Mm. diciamo, negli anni 90 ovviamente. All'inizio come giocatore ho iniziato negli anni fine 80. 85, 87 col Commodore 64, Ah, ok. quindi soltanto come gamer in quel senso lì. Ok. Dopo a livello di passione, quindi sulle console. La prima console che ho avuto in assoluto è stato il Mega Drive, per giochi preziosi. Ottimo. Non mi guardare male perché pensi che sono un mister giapponese, Allora, ho iniziato col PAL. Io avevo il Game Boy e il Mega Drive Ok. quando iniziato. Poi ho avuto NES, Super NES, bla bla bla. No, Quindi però penso ci che troviamo. Non rimani male, Mario, perché io sono giapponese Assolut- prima no, quindi io- Assolutamente no. Vabbè. Vabbè, adoro Mega Drive, quindi. Sì, sì. Anzi. No, ho cominciato quando avevo quindi circa 13 anni più o meno era, sì, 13-14 anni con il Mega Drive Giochi Preziosi e con il mitico Rambo 3.
Ah, in bundle con Rambo. Io avevo quello con l'Altered Beast. Diciamo non era un bundle con Rambo, che non esiste, quello comprai con La Rambo. comprai a parte. Esatto. Ah, io ho preso proprio quella col bundle di Ok. Altered Beast. Che Io forse, io mi girava ricordo forse abbastanza. forse con Sonic, c'era Ah, Sonic era già dopo. presi È il 91. Mm. Sì, Sonic è uscito dopo. Esatto. Mm. E quell'anno è stato l'anno della svolta perché ho visto la differenza tra il Mega Drive e il Commodore, che comunque Madonna. perché il Commodore era una bella macchina. Io l'avevo vista però- col NES, figurati col Commodore. Perché passai dal Commodore 64 all'Amiga nell'89 e al 91 la prima console esistente per me il Mega Drive. Scusate se do le spalle, ma bisogna arrangiarsi. Ale, raccontami un po' qua cos'hai di bello. Ma qua niente di esagerato, abbiamo solo cose PlayStation 2 e una montagna prese nel tempo, tra quali molti l'ho giocati, altri no. Tutto E giappo, tutto bello Solo imbustato. giappo con i PVC, quasi tutti. Io avevo portato un discorso Mi di ricordo. soluzioni molto economiche. Ecco Queste. ragazzi, queste sono quelle professionali. Questa è la differenza. Queste sono meglio delle mie, perché quelle che ho preso io le ho proprio trovate nei negozi cinesi. E qua c'è la zona del NEC PC98 che è un computer giapponese ai tempi del DOS. Un computer per sporcaccioni e tu lo Non sai molto tutto, dai, bene. non del tutto. Questa parte qua è quasi tutta quanta non per sporcaccioni. Io ho solo un gioco del PC 98 che è Advanced VG. Ok, quello è mezzo Variable sporcaccioni. Geo. Ma quello almeno ci si picchia. Sì. Invece già quello lassù è un pochettino più... Quello è decisamente un po' over di più, 18. un po' di più. Ma quindi il Mega Drive è stato perché, se non lo sapete, Alessandro è molto matto e fa i full set, che è una cosa impossibile che io ho provato a fare negli anni, non Sì. ci sono mai riuscito. Ma quindi azzardo che il Mega Drive è stato il primo full set che hai completato? Essendo che sei partito da... No, invece. No, mi è stato stupisco. proprio quello che hai sulla Allora, maglietta? sì, Ah, sì? perché vedete il Mega Drive è stata la prima console che mi ha appassionato al settore, ma il mio primo amore è stato il PC Engine, quando mi arrivò col Super CD-ROM e Ok. l'impatto audiovisivo era qualcosa che ti faceva sconvolgere, secondo me. E difatti è proprio qua che ti volevo chiedere, ma Sì. perché tu come ben sai, il PC Engine da noi è arrivato in Europa, Sì. ma lo abbiamo visto veramente con lanternino, cioè Esatto. non è una console che No. almeno io, tra i miei amici o all'epoca se ne parlava, si conosceva. Pochissimo. Cioè o avevi il Mega Drive o avevi il Super Nintendo, se eri fortunato avevi Neo Geo, ma dovevi già avere dei Dai, bei il soldini, livello molto alto. ma PC Engine nessuno, conosciamo nessuno che... E quindi mi sono sempre chiesto, ma come mai ti sei appassionato così tanto di una cosa che comunque sia qua in Europa non l'abbiamo vista? Ma- Quando c'era? È un approccio strano, mi incuriosiva sapere come Secondo mai me proprio quella. l'impatto che poi per averla una mini storia ti racconto velocissima. Mm. Un ragazzo mi contattò sul console mania, guarda caso l'annuncio che feci, Ah, che cercavo console, giochi, Mega Drive, Super Nintendo, dicendo che ho un PC Engine con Super CD-ROM da vendere. Io dicevo, cosa è questo PC Engine con Super CD-ROM? Perché come vedete non c'erano informazioni quella volta, pochissime, solo le Pochissime. viste quelle piccole trafiletti. Io non me ne ricordo neanche gli annunci C'era della gente che qualcosina, vendeva PC Engine. c'era magari non lo- pochissimo. Questo mi fa, guarda, se lo vuoi te lo mando giù, senza che me lo paghi, tu me lo vuoi, se ti piace me lo paghi con un vaglia postale. Ti faccio, Ok, mamma mia, mandamelo ovviamente, certo. no? E l'impatto quando arrivavo a casa da scuola, immagino questa scena, ho un Mega Drive cartuccia, no? Mm. Arrivo a casa, mio padre ha già connesso il PC Engine con Super CD-ROM, con un televisore Sony 32 pollici con le casse che si arrivano così. Da nerd nascono Ecco, Mio nerd. padre perché era nerd in questo senso. Appunto, da nerd nascono nerd. Esatto. E entro a casa, mio padre fa, oh, ma questo parla. Ma come parla? Parla. Ah, l'audio CD. Cos'è sta roba? Cominciavo ad entrare in un Quindi mondo hai a iniziato sé. diciamo per una cosa relativamente semplice. Sì. O più che altro forse Una per un casualità. discorso che avevi una cosa che non conoscevi Sì, che e aliena, che pareva aliena, ti ha alienato a tal sì. punto che addirittura ha superato gli ostacoli, perché lui colleziona moltissimo giapponese, addirittura ti ha permesso di superare quell'ostacolo che è collezionare americano, che tu Esatto. solamente non fai. No. Io ad esempio colleziono di tutto, Sì. però tu ti sei fissato Io non molto sul guarda, giapponese, io se devo ma collezionare lì hai qualcosa- fatto proprio Mm. l'esclusiva, cioè. Ma ragazzi, sapete che prima vi ho detto di mettervi da parte un box con i fazzoletti perché c'è da piangere? Adesso qui sì che c'è veramente da piangere. Prego Ale, facci male a tutti Apriamo noi. il sipario. Il sipario. Questo è il full set. Sì, quello è tutto giapponese. Giappo, Sempre giapponese. pazzesco. Delle cartucce, dei pocket e dei CD. Pazzesco. Anche qui americano non se ne parla, ma fai No. bene, io lo condivido perché Giappo mi piace soprattutto Neo Sì, Geo. l'estetica e poi comunque sia anche il fatto che c'è più giochi, no? Rispetto all'americano che Vero. sono 20 titoli in meno più o meno se non mi sbaglio. C'è giochi tipo Maruko,
non esiste. Beh, forse per Maruko è un bene. Quello sì, un bene anche perché è comprato Onestamente con non è un valore, gioco che mi fa impazzire. esatto. Ma sai però qual è la cosa bella del Neo, Sì. almeno per quanto mi riguarda? È una console che ti fa amare gli sportivi. Sì. Io non ho amato, non mi piace il calcio, Concordo. non mi piace il basket, non mi piace il golf, non mi piace il frisbee. Vabbè, non è uno sport. Comunque, qui veramente c'è Super Skykicks, Soccer Brawl, da paura. Ultimate Eleven è fantastico. Victor Rayman Golf. Street Ops, tanta roba. È proprio una console che ti fa amare un genere che magari, o uno sport che magari non mastichi o non ti piace. Qui hai sotto Neo Geo Pocket, anche qui è il full set, vero Full Ale? set giapponese, sì, Mm. e li facevano in due tipi diversi, il tipo cartonato, alcuni titoli, Sì, e altri e primi titoli li facevano plastificato. plastificati, esatto. Ah, erano i primi, io ero convinto fosse il Cartonati contrario. dopo. Qui ci sono stati dei belli esperimenti, però secondo me non hanno Non fatto ce un l'hanno bel fatto. lavoro. Game Cioè, Boy sono l'hanno molto mangiato. belli, ad esempio le esclusive che ci sono, tipo Girls Sì, Panic. Esatto. Guns Fighter. Sì, Girls Fighter. sì. Non so perché ho detto Girls Panic. Era quello porno, Girls Panic. Esatto. Era perché Bravo. sono confuso col Neo Geo 98, il PC 98. Sì. C'è anche Ah, no. Rockman che è una bella C'è anche versione. Sonic, Come no? che vederlo su Neo Geo è una roba Sì. assurda. Sonic è forte. E pensare che addirittura c'è anche Cool Borders. Sì, hanno fatto... Neo Geo CD, Sì. che tutti bene Questo è il sappiamo, full set, qui pure hanno amato e fatto- non amato. Hanno fatto prime stampe e secondi ultimi titoli con colorati sono. Ah, neanche questo lo sapevo. E poi ci abbiamo PlayStation 1 giapponese, anche PS1 Giappo ha tanta roba matta e molto molto interessante. Esatto. Vabbè, ma cioè, può capitare di averceli anche Fade. Sì, ma guarda che brutto confronto. Sì, però non puoi viverci male, Ale. Lo odio. Lo Lo odi. cambierò prima o poi. Io addirittura negli anni a volte ho comprato anche cose appositamente Fade perché costavano poco. Non ce la faccio. Io invece ci sono riuscito. Qui hai uno dei computer più strani ed importanti anche del E settore- complicati, direi, e secondo complicati me. del settore giapponese, lo Sharp X68. Quindi è una macchina che ha uno spettro enorme di titoli, secondo me, e la più completa a livello di computer al giapponese. Questo è vero, ma poi soprattutto ha la cosa molto interessante di avere dei titoli, come avevamo già parlato l'altro Sì. giorno, creati proprio Esatto. su questa cosa. Cioè, Di Capcom. Street Fighter 2 lo hanno fatto su Sì. Sharp, cioè l'hanno proprio fatto qui. Quasi tutti arcade perfect. E non a caso appunto stavo Esatto. dicendo, devono per forza essere arcade perfect. Esatto. Io negli anni l'ho abbastanza approfondita, soprattutto per quanto riguarda Konami, Sì. però come ho detto ha un sacco di problemi. Perché non Si li conosce. smagnetizzano veramente come niente. Ora Il problema è che provare. poi se ti si rovinano giochi così, Lo so. Ebbene, non funziona, ma è cazzi. chiuso, fine. ti piace No. quella varietà, Magari sì, ma non ti però vuoi, no. non collezioneresti PlayStation 1 americano. per Assolutamente no. Nemmeno la console stessa, perché è giapponese, quindi non la Sì, prende. beh, poi qua subentrano i classici discorsi collezionista contro giocatore. Io, ad esempio, negli anni, quando ho iniziato, io ad esempio amavo tantissimo Super Famicom, Ok, bellissimo. poi negli anni mi sono accorto che giocandoli, man mano che passava il tempo, mi dava sempre più fastidio che non comprendevo i testi, anche Certo. quelli più semplici, e ho fatto tutto americano, seppur le cover sono ridicole, basta vedere Questo Phalanx, infatti è giusto. o Ranno e Mezzo, però sono passato dalla parte del Sì. collezionista che gioca. Certo. E poi ci sono quelli anche come te che giocano, ma ci sono anche che collezionano per Soltanto, determinati esatto. motivi. E quando uno è piccolo ovviamente se ne frega un po' il discorso della storia perché tu lo vuoi giocare magari, Certo. ma più te ne sbatti. Più vai avanti più uno cerca anche di capire bene il contesto. Sì, diciamo che ne approfondisci, ne vuoi Esatto. approfondire. Io ero per quello ero talmente nerd quella volta che mi sono messo a imparare il giapponese quando avevo 15 anni, ho iniziato wow. 16 anni, per capire che cosa dicevano i giochi di ruolo, siccome Sì, ero dove un sono fanboy. sono solo basati su testo. Esatto, in particolare il famoso Tengai Makio 2, farei sto Fede di 2, che ok. è il miglior gioco mai fatto nella storia, Ok. per capirlo un po' meglio, o comunque per riuscire a finirlo, perché è difficilissimo anche sapendo la lingua, figurati senza, Mm. a capire come muovermi, come riuscire ad andare avanti. Grazie a quello ho iniziato a studiare insieme a un mio amico Pensa te. per anni e anni. Scusate ragazzi, Sì. allora uno che ha il giubbotto, Della rivista del PC Engine degli anni 90. ok, è inutile che vi dica che cos'ha tutto il resto del PC Engine, perché è qui dove Alessandro Ballanti, zio Mr. Neck, conosciuto Esatto. tra gli amici, esprime il suo massimo potenziale. Sì. Sei malato, Tutto ma quello in che ha senso prodotto. buono, perché io sono Sì, anche sì. peggio di te su House of the Dead, perché hai delle cose che io non avevo nemmeno mai visto, sentito parlare come ad esempio questo. Sistema di sviluppo. Hai il tutte le prototipo di prototipi. Toilet Kids, Sì. hai cos'era questo il Il telnet prototipo del modem. del modem,
poi ci sono quelli dei club Hudson che facevano soltanto la Hudson Software School, quelli che andavano a scuola, che producevano uno all'anno. Tu queste cose molte le hai trovate sui workshop. Molte, Tu e purtroppo negli ultimi anni, perché non c'erano anni fa molte cose. È anche molto random Alcuni perché... un po' più vecchi, con modem preso nel 2012. Quindi... No, poi veramente mi piace un sacco perché proprio spazi da... cioè addirittura Sì. hai queste cose... Esatto, 4 pezzi. 4 pezzi, vabbè, quello è un tuo... Era un blocco, l'ho presi. quello è un tuo problema, tra virgolette, poi. ma che addirittura serve per utilizzare il power pack del PC Engine per collegarlo al gear, cioè addirittura concorrenza sleale, perché comunque ambedue vendevano i power pack, io li avevo tra l'altro. Come è passato con quel cavetto che ti ho mostrato ieri, Cioè, il cavetto che andava sul televisore NEC, Ah, quel cavo che assurdo poi che mi avevi tipo. Volete veramente sapere, Questo è cioè si assurdo. può dire quanto vale questo? E adesso, a parte che io se l'ho presi anni fa e adesso non so quanto varrebbe di più, ma Ragazzi, questo è un cavo è pazzesco. che Ale mi ha spiegato che funzionava su un televisore fatto NEC. appositamente NEC, che probabilmente non è uscito, Forse no. che aveva sia alimentazione che audio, Impressionante. e il cavo costa più di una PlayStation 5, mettiamo Esatto, così. esatto. Facciamo... Oh, mi è caduto! Ah, oddio! Si è ammaccato. cosa mi dicevi? Mi avevi detto di queste VHS? Che Le cos'erano? VHS sono le promozionali, quindi le utilizzavano per promuovere il gioco che stava per uscire nel negozio, Mm? di tutti i giochi usciti del PCFX. Ah, quindi sono commercial, non sono super play. No, soltanto commerciali. Le Invece mettevano magari in loop. c'è anche la promotion della console stessa, ho trovato, bestiale. Bello. Poi ho trovato queste cose qua che sono chicche clamorose, di tutte le lettere del fan club NEC. Cioè, Anime ragazzi, Club. rendetevi conto che a livelli Quindi il PCFX di ricercatezza sì. che sei arrivato è Sul incredibile. PCFX sto cercando di prendere ogni singola cosa possibile mai prodotta in generale proprio, cioè nel senso che Poi guide strategiche, questo è il grande guide mai classico. fatte, sì, che non so tantissime. Qui c'è la pecora nera, Perché non era vero il turbo l'americano graphics, esatto. è addirittura sigillato perché volevi Qualcosa, farti no, male. questo Beh, ho quelli vengono cercato un po', sigillati. alcuni sì. Perché ti Ma piaceva erano farti male. capitati, mentre su quelli di giochi ufficiali NEC giapponesi sto finendo il full set sigillato, che è la cosa più difficile che ho mai fatto nella mia vita. Immagino. Perché sono 700 giochi. E vedo che fai anche repro. Sì, giusto perché diciamo abbellisce un po'. Solo perché la sono zona. sia software che hardware, perché Esatto. di hardware ancora non abbiamo parlato, ma lì Sì. c'è un pezzo Clamoroso. che è introvabile, veramente stra introvabile. Ho trovato anche la scocca originale del PC Engine ufficiale da NEC di ricambio. Ti dava da NEC Home Electronics. Apri qui, questo è un pezzo penso mai più rivisto in vita mia. Cioè, questa è la scocca di ricambio ufficiale che ti dava. Ma te la spedivano così? Eh sì. In una plastichetta così? Una busta. Ed è normalissimo. Questo comunque lo puoi trovare da qualunque Sì. altra parte. Sì. E non trovi diciamo l'etichetta di Ma spedizione. pensa a te. Passiamo all'hardware. Ragazzi, prima vi parlavo dell'hardware. Tu hai una certa cosa che si chiama V-Star, Della Hi-Tai. della Hi-Tai, che è uscita solamente in Corea. Esatto. Con gli occhialetti da sole di PC Kid. Ah, pure. Non li ho Questa è visti. una versione speciale che hanno fatto, io non l'ho mai vista questa versione così, a parte si vede poco già quelle normali in giro, ma questa versione qua speciale ha anche in bundle gli occhiali da sole con la loro bustina di Bonk, ovvero PC Engine. Grande. Ok. E poi il PC Fix quello in versione rosa, dove sarebbe un bundle che dava solo soft map, ed è super rara questa qui. Sì. Poi c'è il Turbo Duo. Questi sono i clonazzi che abbiamo parlato Esatto. l'altro giorno. Il Quindi Galaxy abbiamo e il PC Boy. Sì. Ah, non vi abbiamo parlato di questa roba qui, che forse è ancora la cosa più assurda che hai in tutta la A collezione. livello del già software sì. Cioè, questi ragazzi sono box, di shipping box, Sì. completi, Tanti giochi sigillati. diversi. Dentro ci sono una decina, E quindicina di solito di sono 20 o 10. 20 o 10 di giochi A sigillati. parte l'ultimo in basso che è un mega shipping box da 100 pezzi di Conan. Wow, cioè qui ad esempio è Lucard 10. di Street Fighter 2, Sì. la migliore conversione tra l'altro del 2. E come leggete c'è un po' di tutto. Cos'è Sì. questi qua di Nichibutsu? Cos'è? Shibutsu era Formula 1, poi c'è Ah. Kabuki Knight Rider. e già ci poi io sono non lo so Bomber leggere. 94, Bubble Sì. cos'è? Bubble questo? Babel gioco di ruolo, Ah, ok. Rising Sun e poi c'è importante Circus Lido, Circus Lido. che era l'introvabile Circus Lido che si è trovato no, negli anni. Christian, ciao. Sì. E altro shipping box del gioco del PC FX, il primo e l'unico che ho. E poi questo cosino qua che non è un la perla- condizionatore, non è un mini In frigo. basso scritto Hudson Electronics. Quindi è il sistema di sviluppo per fare i giochi del PC Engine CD-ROM. Qui hai un po' Amiga,
Un po' Allora, WonderSwan, un po' Salve. Playdia, Qua ci sta Pippin. esatto, WonderSwan è un full set intero. C'hai anche così, giusto buttati i due controller Nuon. del Nuon. Iron Soldier 3 Guarda lì che purtroppo- c'hai anche il Digiblast, allora sei un intenditore. Il capolavoro. Eccoli. Tutti Questa è numero. console da fighetti. Sì. Questo è il gioco più economico per WonderSwan, ma Beh. Moonstone, Agony, insomma roba che conta su Amiga. Bei giochi quelli. Eh sì. Adesso Ale passiamo alla parte dove ci farai veramente del male. L'hardware. Sì. Ragazzi, ci tocca, dobbiamo andare. Non posso esentarmi, io l'ho già vista. Io direi che ragazzi vi faccio vedere un attimo prima di fare due chiacchiere perché penso che le immagini cioè parlino da sole. Cioè questa non è la stanza, questa è la stanza delle torture per quelli come me che amano queste cose. Meno male che mi hai detto Manu a fine video quello che vuoi prendi, che siamo amici, prendi quello che vuoi. Esatto, puoi scegliere. Hai talmente tanto hardware che dovrei fare un video solo per la tua parte dell'hardware. Sì. Qui hai delle cose che io ho solamente visto negli anni nelle aste, che mi sono sempre pentito un sacco di non aver mai preso. Dreamcast, Sì, sì. le hai tutte, no? Tutte quelle uscite, sì. Ad esempio tu- Giapponesi, Sì, 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 ovviamente, ma questa è una cosa che io ad esempio non riuscirei mai a fare. È difficile, devi fare il poco. Cioè io ho preso il Code Veronica, la Stars, Sì. quella, la Claire, Esatto. poi mi sono detto, ma prendo la R7 perché è molto bella, poi ho preso una Hello Kitty rosa e ho detto, ma puoi prendere anche le altre. Non è mai successo. Perché hai cambiato dopo, hai fatto una. Perché dopo il mese dopo mi interessavo di Saturn, di Sì. guardate qua Game Gear, li hai tutti. Questa è una roba che mi fa piangere Perché cerco a vederli sempre- perché io amo un sacco il Gear. A proposito, non abbiamo discusso, ma full set Saturn? Non ho mai pensato di fare. No. Perché Mega Drive però sì. Mega Drive fatto da anni. L'ho solo perfezionato adesso. Solo Giappo, 32X è specifichiamo. finito. 32X Dreamcast, Dreamcast è finito. full set. Laser Active tutto finito. Sì, quella parte lì è la zona. Mi permetto sì, di il toccare il Gonet. Gonet. Questo è il pezzo più forte, secondo me, però il Wonder MIDI Mm. con le Wonder MIDI Collection. Su Mega Drive Giappo c'è roba. Qua hanno esagerato, hanno fatto un sistema che permette di fare i MIDI con la tastiera solo sul Wonder Mega 1. E Ah, questi solo su sono quel i modello lì. sample MIDI per questo. Per quello, ma E pensa sono i te. pezzi penso più resistenti, questo in particolare. il Molti disco. pensano a Eliminate Down quando parlano di giochi rari per Mega Drive giapponesi, ragazzi ce n'è ma Quelli, 40 volte anche- di più. Anche il programma 40 delle casalinghe impazzite, Mamma come lo mia, chiamo cioè io. quello lì è introvabile tipo. Questo non ma a differenza dei bancari Vabbè. è più facile trovarlo. Non mi direi che lo No, no. trovi No, chiaramente assolutamente. su Vinted. No, no. Però i tre Tra bancari, quello, Mega Answer Queste sono le e tre cartucce compagnia della banca bella, del Mega Drive, questi ragazzi questo è sono veramente raro. roba introvabile. questo è difficile tanto. Qui però si va veramente sul collezionismo. Io se dovessi guardare dalla parte ludica Sì, sì. non li vorrei neanche Assolutamente. perché non sono videogiochi. È cioè. solo completismo estremo. qua. Sì, sì, sì. Qui c'è veramente la roba pesante. Abbiamo visto prima Anche Dreamcast, anche importarlo. Casio PV1000, Amiga e Bari, 3DO. GPS della macchina. Non hai... Hai notato tra l'altro, non hai 0 PS4? E quello lassù, guarda. Ah, Se vedi lassù in cima là, quella è la versione quella di Dragon Quest con lo slime davanti. giustamente tu mi dirai, ma mano, c'ho tutto il full set del Laser Active, Sì. che cazzo me ne frega della PS4? Ah, Alessandro, ti ringrazio, ma non siamo più interessati. Esatto, anche perché quello che porteresti via oggi gratis. Porterei via sì. tutto. Ma quello è il monitor del Teradrive, poi sotto Sì. hai il Teradrive stesso. Tams, c'è veramente un Questo è sacco quello di che mi è roba. arrivato di casa Nintendo. Mm? Il Nintendo 64 versione ANA. Quello degli Ah, sì, sì, quello che abbiamo parlato. Esatto. Questo è un pezzo molto molto Questo è particolare. molto strano perché poi Io conoscevo il Game Boy. Sì. Non mi ricordo se era Pocket o Color. Ha fatto sia il Pocket che Color, e vero? il Questo Eccolo. qua è l'ANA del Pocket. Qui, vabbè. Questo ragazzi, è un black. Che vi dico a fare? Sì. Questi sono i flyer pubblicitari dei Game Boy Light. No, che belli. Dai, questo lo prendo, Ale. Questo è una macchina. Tanto è solo carta, che te ne fai? Quello lo prendo, grazie. Vero? Sì. Molto bello finché poi su AliExpress non hanno iniziato a falsificare a gogo le scocche. Penso Sia, che si vedano bene. sia del light, Dai. sia di quelle, Poi del la center, plastica è del diversa, giusco. però. Sì, sì, è diversa. Però, sai, un primo occhio. capisco. Se devi veramente fare Game Boy, secondo me finisci tra 20 anni. Perché No, ce ne sono talmente no, tanti. ne Poi fai se, alcuni. se vuoi stare a vedere anche comprarti Anche Planet 3DS, Hollywood, la roba. No, Quelli beh, della Milka. Per fortuna non sono giapponesi. Ale, c'è una collezione veramente fantastica. Grazie mille. Super, lavoro super lunghissimo, compli. lunghissimo. Ma guarda, è tutta passione, non è che hai Sì, dovuto. Con la passione si arriva oltre e Ah, ovunque. sicuro.
Beh, Ale, durante il video te l'ho ribattuto 600 volte che è una bellissima collezione, quindi non lo ripeto più perché sennò vado a casa troppo triste. La tua collezione è fantastica. Grazie mille. Ti ringrazio di avermi ospitato qua nella tua bella Anche te. collection. Grazie Vi a te. ricordo che Alessandro naturalmente ha il Facebook di Game Evolution dove appunto vendi. Sì, vendiamo sulla Vi lasciamo pagina. poi, vi lascio qua sotto poi il link in descrizione, così lo andate a trovare. Sicuramente comprerete qualcosa perché Alessandro ha sempre roba da vendere, Venderà sempre cose ha sempre belle. novità, ma non chiedete nulla di tutto questo perché Not a for parte sale. me non venderà nessun altro. Quindi Esatto. ragazzi non ci provate. Beh, cazzate a parte. Grazie. Ragazzi vi salutiamo, Ciao a tutti. ci vediamo la prossima volta in un mio video. Ciao ragazzi. Ciao.